Ciao a tutti di nuovo. Bentornati sul mio canale per un altro approfondimento appassionante. Come promesso, oggi sviscereremo ancora più a fondo il fenomeno che sta letteralmente incendiando l'Italia. Il ritorno trionfale di Sandokan e l'inarrestabile ascesa di Neslihan Atagul. Preparatevi perché oggi non ci limiteremo a grattare la superficie, ma scaveremo a fondo, alla ricerca delle ragioni profonde che spiegano questo successo planetario. Prima di proseguire, un piccolo reminder. Se siete nuovi sul canale e apprezzate i contenuti dedicati al mondo delle serie TV, del cinema e delle tendenze culturali, iscrivetevi e attivate la campanella. Così non vi perderete neanche un aggiornamento e potrete partecipare attivamente alla nostra community. Prometto che continuerò a impegnarmi per offrirvi contenuti di qualità, originali e, soprattutto, che vi facciano riflettere. Bene, ora che abbiamo le presentazioni fatte, immergiamoci senza indugio nel cuore della questione. Sandokan. Un nome che, come dicevo, evoca avventure esotiche, amori impossibili e un'epica lotta contro l'ingiustizia. Ma perché, a distanza di decenni dalla sua prima apparizione sul piccolo schermo, questo personaggio continua ad esercitare un fascino così potente sul pubblico italiano? La risposta, come anticipato, è stratificata e complessa, un mix di nostalgia, desiderio di evasione e ammirazione per un eroe romantico. Ripercorriamo un po' la storia. Negli anni 70, l'adattamento televisivo dei romanzi di Emilio Salgari, con un carismatico Kabir Bedi nei panni del pirata malese, rappresentò un vero e proprio evento mediatico. Le famiglie italiane si riunivano puntualmente davanti al televisore per seguire le avventure di Sandokan e della sua tigre, per tifare per il suo amore tormentato con Marianna, la perla di Labuan, interpretata dalla splendida Carole André. In un'epoca in cui la televisione era ancora il principale mezzo di intrattenimento, Sandokan offriva una finestra su un mondo esotico e sconosciuto. Un'opportunità di fuggire dalla routine quotidiana e di sognare ad occhi aperti. Ma il successo di Sandokan non si limitava all'evasione. Il personaggio incarnava valori positivi che risuonavano profondamente nel pubblico italiano. Sandokan era un eroe romantico, un ribelle che si batteva per la giustizia e l'uguaglianza, un uomo con un forte senso dell'onore e del coraggio. In un periodo storico caratterizzato da tensioni sociali e politiche, Sandokan rappresentava un modello positivo, un esempio di come si potesse lottare per un mondo migliore. Inoltre, non dimentichiamoci dell'ambientazione esotica. La Malesia, con le sue foreste pluviali, le sue spiagge incontaminate e le sue culture ancestrali, rappresentava un mondo lontano e affascinante. I costumi, le musiche e le atmosfere esotiche contribuivano a creare un'esperienza immersiva che trasportava lo spettatore in un universo magico e avventuroso. Sandokan non era solo una storia, era un viaggio, un'esperienza sensoriale che stimolava l'immaginazione e la curiosità. Ma cosa c'è di così speciale in Neslihan Atagul? Questa talentuosa attrice turca ha conquistato il cuore degli italiani con la sua bellezza, il suo carisma e la sua bravura. L'abbiamo ammirata in diverse serie TV di successo, come Kara Sevda e Sefirin KZ, e in ogni ruolo ha dimostrato di avere una presenza scenica magnetica e una capacità di emozionare il pubblico davvero eccezionale. Neslihan Atagul non è solo una bella donna, è un'attrice di talento che sa come comunicare le emozioni. Il suo sguardo intenso, la sua voce profonda e i suoi gesti delicati trasmettono una vasta gamma di sentimenti, dalla gioia al dolore, dalla rabbia alla tenerezza. Neslihan sa come farci immedesimare nei suoi personaggi, come farci soffrire e gioire con loro. Ma la sua bravura non è l'unico motivo del suo successo. Neslihan Atagul possiede anche un'innata naturalezza che la rende immediatamente simpatica e accessibile. Nonostante la sua bellezza indiscutibile, non si atteggia mai a diva, non ostenta la sua fama. Sembra una ragazza della porta accanto, una di noi, e questo la rende ancora più affascinante e amabile. E poi c'è il suo fascino esotico. Neslihan incarna la bellezza tipica del Medio Oriente, con i suoi occhi scuri, i suoi capelli corvini e la sua pelle olivastra. Un fascino che, unito alla sua personalità solare e al suo talento, la rende irresistibile. Neslihan Atagul rappresenta un mix perfetto di bellezza, talento e carisma che la rende una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Ora, veniamo alla domanda cruciale. Cosa succederà in futuro? Il successo di Sandokan è un fenomeno consolidato, un classico intramontabile che continua ad affascinare generazioni di italiani.
Le repliche dello sceneggiato vanno ancora in onda con successo, dimostrando che il fascino del pirata malese non si è spento. Sandokan è un'icona culturale che fa parte della nostra storia televisiva, un simbolo di avventura, romantici. Smoe lotta per la giustizia. Per quanto riguarda Neslihan Atagul, il suo futuro in Italia sembra radioso. Le sue serie TV continuano ad essere trasmesse con successo e la sua popolarità è in costante crescita. Molti si chiedono se la vedremo presto in una produzione italiana, magari in un film o in una serie TV. Sarebbe un sogno per molti fan e un'opportunità per Neslihan di mostrare il suo talento a un pubblico ancora più ampio. L'idea di vedere Neslihan Atagul in una produzione italiana è allettante. Immaginate di vederla recitare accanto ad alcuni dei migliori attori italiani, di sentirla parlare in italiano, di vederla interpretare un ruolo diverso da quelli a cui siamo abituati. Sarebbe un'esperienza indimenticabile per i suoi fan e un'occasione per Neslihan di dimostrare la sua versatilità e il suo talento. Ma la domanda che tutti si pongono è: cosa succederebbe se unissimo questi due mondi? Cosa succederebbe se Neslihan Atagul interpretasse un ruolo in un remake di Sandokan? L'idea è, come dicevo, suggestiva e affascinante. Potrebbe interpretare una nuova Marianna, una figura femminile forte e indipendente che affianca Sandokan nella sua lotta contro l'ingiustizia. Oppure potrebbe interpretare un personaggio completamente nuovo, una piratessa, una spia, una guerriera. Le possibilità sono infinite e sono sicuro che Neslihan, con il suo talento e il suo carisma, saprebbe rendere giustizia a qualsiasi ruolo. Un remake di Sandokan con Neslihan Atagul sarebbe un evento televisivo imperdibile, un successo garantito. Immaginate la combinazione di avventura, romanticismo e intrighi, con la bellezza e il talento di Neslihan a impreziosire il tutto. Sarebbe un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per il cuore. Ma al di là delle speculazioni e dei sogni ad occhi aperti, una cosa è certa, sia Sandokan che Neslihan Atagul sono due icone che hanno conquistato il cuore degli italiani. Sandokan, con la sua epica avventura, ci ha fatto sognare e ci ha insegnato il valore del coraggio e della giustizia. Neslihan Atagul, con il suo talento e la sua bellezza, ci ha emozionato e ci ha fatto scoprire una nuova cultura. Il loro successo dimostra che il pubblico italiano è alla ricerca di storie che lo facciano sognare, emozionare e riflettere. Storie che parlino di valori positivi, di coraggio, di amore e di giustizia. Storie che ci trasportino in mondi lontani e affascinanti, che stimolino la nostra immaginazione e la nostra curiosità. E ora, per concludere, vorrei lanciare una sfida a tutti voi che state guardando questo video. Qual è il vostro personaggio preferito di Sandokan? Qual è il ruolo di Neslihan Atagul che vi ha emozionato di più? E, soprattutto, cosa ne pensate dell'idea di un remake di Sandokan con Neslihan Atagul? Scrivete le vostre risposte nei commenti qui sotto. Sono curioso di conoscere le vostre opinioni e di avviare una discussione costruttiva su questo argomento. Non abbiate paura di esprimere le vostre idee, anche se sono diverse dalle mie. Il confronto e il dialogo sono fondamentali per arricchire la nostra conoscenza e per scoprire nuovi punti di vista. E per finire, vi ricordo di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Prometto che continuerò a portare contenuti interessanti e divertenti. Un abbraccio virtuale a tutti e alla prossima. Continuate a sognare, a emozionarvi e a seguire le vostre passioni. Il mondo ha bisogno di persone che credano nei loro sogni e che si impegnino per renderli realtà. Ciao! E aggiungo un piccolo extra per i più curiosi. Sapete che Sandokan, il personaggio interpretato da Kabir Bedi, ha avuto un impatto culturale così forte in Italia da influenzare anche la lingua? L'espressione essere come Sandokan è diventata sinonimo di essere coraggioso, avventuroso e affascinante. E non solo. Molti genitori italiani hanno chiamato i loro figli Sandokan, dimostrando l'affetto e l'ammirazione che provavano per il personaggio. E per quanto riguarda Neslihan Atagul, sapete che è una delle attrici turche più seguite sui social media? Il suo profilo Instagram conta milioni di follower che la ammirano per la sua bellezza, il suo talento e la sua semplicità. Neslihan utilizza i social media per condividere momenti della sua vita privata e professionale, per interagire con i suoi fan e per promuovere cause sociali che le stanno a cuore. Queste sono solo alcune curiosità che dimostrano l'impatto culturale che Sandokan e Neslihan Atagul hanno avuto e continuano ad avere in Italia. Sono due icone che rappresentano valori positivi e che ci ispirano a sognare, a emozionarci e a credere in un mondo migliore.
Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto e che vi abbia fatto scoprire qualcosa di nuovo su questi due personaggi straordinari. Ancora grazie per avermi seguito e alla prossima!